Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono appena tornato dopo un mese dall'Inghilterra e mentre ero in aereo mi sono detto: perché non registrare un video in cui magari presento tutta la mia strumentazione che solitamente porto in viaggio? Sono sempre stato un nerd e mi è sempre piaciuto guardare dei video del genere, quindi ho detto: vediamo se ne faccio uno io. Secondo me è davvero molto difficile scegliere cosa portare, soprattutto per quando si sta molto tempo fuori casa e si deve continuare a lavorare. E per quanto mi riguarda faccio davvero molta fatica perché sono abituato al mio ecosistema e quando questo si viene a smontare mi risulta davvero molto difficile riabituarmi. Quindi nell'ultimo periodo ho cercato di sintetizzare un po' il mio studio e di racchiuderlo all'interno di uno zaino. Ecco, quello è il concetto. Io non credo di essere arrivato al mio setup definitivo e poi vi spiegherò il perché, ma sto cercando di ottimizzarlo sempre al meglio perché credo fortemente che sbagliando si impara. Può essere una frase fatta ma in realtà è proprio la verità. Tante volte ho portato in giro cose inutili che poi davvero si sono rilevate effimere, invece altre volte mi sono reso conto che avevo dimenticato delle cose davvero molto importanti. Se vi piacciono video di questo tipo e altri video che riguardano il mondo musicale in generale, allora io vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche in modo tale che non perderete nessun contenuto di questo canale. Passiamo subito al dunque. Lo zaino con cui viaggio solitamente è questo qui. Può sembrare abbastanza piccolo in video ma vi assicuro che è bello grande ed è uno zaino Tigreno, un semplice zaino acquistato su Amazon 5 anni fa. Infatti non credo sia più in produzione, ma se nel caso vi doveste trovare ad acquistare qualcosa di questo marchio ve lo consiglio altamente, poiché è uno zaino davvero di qualità pagato ad un prezzo molto abbordabile. È molto organizzato, infatti come potete vedere ha un sacco di tasche. Avere tutta la propria strumentazione ben organizzata all'interno di uno zaino ci permette di stare più tranquilli quando si arriva soprattutto in aeroporto, perché spesso ai controlli di sicurezza mi è capitato più volte che vedono un qualcosa di strano magari all'interno, non so, di una scheda audio, di un qualche accessorio che abbiamo, e quindi si ritrovano ad aprire tutto, cacciare tutta la strumentazione sul banco dei controlli di sicurezza, e non è una bella cosa se non abbiamo tutto organizzato, anzi rischiamo di perdere qualcosa. La cosa principale che sicuramente porto sempre in viaggio è il mio MacBook, contenuto a sua volta all'interno di una custodia, poiché è sempre bene proteggerlo, sono di questa idea, e ho acquistato questa bellissima custodia su Amazon che è imbottita anche negli angoli, quindi davvero permette di viaggiare con il computer super protetto. Davanti c'è un'altra cerniera in cui metto il mio iPad 10.2 che adesso sto utilizzando per gestire la fotocamera. Il mio MacBook è un MacBook da 14 pollici M1 Pro, davvero una bomba ragazzi, cioè poi magari possiamo farci una recensione in merito. In omaggio con la borsa viene fuori questo borsello in cui al suo interno solitamente metto tutti i caricatori e cavi adattatori vari Apple, che ovviamente sono indispensabili per poter utilizzare tutta l'attrezzatura in viaggio. Ok, dopo aver portato MacBook e iPad, una cosa che porto sempre dietro è la mia scheda audio, una Apollo Twin. Chiunque utilizzi una scheda di questo valore, io straconsiglio questa custodia che è davvero super rimbottita e vi permette di portare con sicurezza una scheda del genere. Non mi sognerei mai di metterla direttamente all'interno dello zaino, poiché anche un piccolo urto magari potrebbe far risentire alla scheda. Ok, questo è un tasto un po' dolente perché mi rendo conto che ci sono tante alternative molto più versatili e compatte da portare in viaggio, magari già anche autoalimentate, perché comunque questa è una scheda che ha bisogno di alimentatore esterno, ma quello che mi rende attaccato e mi fa portare questa scheda e non altre è il fatto che comunque per utilizzare i plugin Universal Audio c'è bisogno delle loro interfacce. Dopo il MacBook e la mia scheda audio, un'altra cosa che non manca mai nel mio zaino è un paio di cuffie, perché ovviamente quando si è in viaggio purtroppo non si hanno monitor, quindi le cuffie sono l'unica soluzione. E le mie cuffie da viaggio sono delle Audio-Technica, in realtà un modello molto base, credo siano le M30X se non ricordo male, un modello che costa sui 70 euro, ma la cosa bella di queste cuffie è che comunque sono pieghevoli e di conseguenza occupano molto meno spazio all'interno dello zaino. Non sono le cuffie che utilizzo quotidianamente nel mio studio perché le ritengo leggermente scure per il mio orecchio, ma potete notare bene che le mie cuffie principali, che sono delle Beyerdynamic, guardate la differenza di
grandezza e nello zaino vi assicuro che si sente tutta. Per completare la sezione audio, quello che non manca mai all'interno del mio zaino è sicuramente un jack per la mia chitarra, una custodia con dentro hard disk esterni, un organizer per cavi dove all'interno posso mettere tutti i svariati tipi di cavi USB e per finire, ultimo ma non meno importante, il mio case salvavita dove all'interno ho tutte le mie limette, cartine per limarmi le unghie per la chitarra e anche plettri, corde di ricambio e un capotasto. Ok, piccola parentesi per chi non lo sapesse, io da dicembre 2021 ho avviato un canale Telegram su cui pubblico quasi quotidianamente offerte dal mondo musicale, principalmente da Amazon e Thomann. Vi consiglio di iscrivervi se volete acquistare strumentazione musicale al miglior prezzo sul web. E inoltre c'è una sezione commenti in cui potete partecipare attivamente segnalando nuove offerte, oppure potete richiedere il monitoraggio di un prodotto che state cercando. Ok, stavo per dimenticarmi una cosa molto importante, la verità è che questa non c'entra nel mio zaino, il mio tastierino MIDI, e solitamente lo metto nel mio bagaglio a mano sopra i vestiti prima di chiudere il tutto. Ok, anche questo so che non è la soluzione più compatta, in commercio ce ne sono tanti altri, ma comunque mi scoccia il fatto di doverne acquistare magari qualcun altro e poi averne tanti non utilizzati. Invece preferisco averne uno solo e utilizzarlo sempre. E per farvi vedere l'ultima cosa che porto in viaggio dal punto di vista audio, devo cambiare un attimo inquadratura perché in realtà la sto utilizzando, ed è il mio microfono da viaggio Shure MV88 Plus. È un microfono molto interessante poiché è stereo, è molto versatile e soprattutto, ragazzi, è davvero piccolissimo. Come potete vedere è molto più piccolo della mia mano. E dato che ci troviamo, diciamo, con questa inquadratura, vi faccio vedere anche la mia macchina fotografica, che è una Sony Alpha 6000. Parlando sempre del comparto video, abbiamo visto la mia macchina, quindi che è una Sony Alpha 6000, che solitamente è contenuta all'interno di questa custodia, semplice custodia Sony acquistata sempre su Amazon, e nella sua tasca anteriore ci metto il caricatore multiplo per le batterie. Altra custodia super utile, in realtà è un case della GoPro, al cui interno, oltre a mettere la GoPro Hero 9, che utilizzo solitamente per i video che faccio in giro, sono contenute le batterie della Sony, un cavalletto, diciamo, di bassissima qualità che utilizzo solitamente per il microfono, e uno stand che poi attacco sul mio cavalletto principale, che in realtà è quello che sto utilizzando adesso con la mia Alpha 6000. È un cavalletto Manfrotto, secondo me il migliore in commercio qualità-prezzo, poiché è davvero molto stabile, e poi un pannetto per pulire le lenti delle macchine, né più né meno. Ok, ancora dal punto di vista video, questa è una cosa, ragazzi, che vi straconsiglio, poiché per quello che costa, secondo me, è davvero un investimento assurdo. Ovvero una luce RGB Ulanzi, comprata su Amazon, credo tra i 25 e i 30 euro, non ricordo il prezzo preciso. Ma la cosa bella di questa luce, che in realtà sto utilizzando là, la prendo così ve la faccio vedere. La cosa bella di questa luce è che è davvero molto potente ed è piccolissima, ma oltre ad essere RGB ha, diciamo, anche la funzione di faretto. Dopo aver visto queste 10.000 cose, quello che non manca mai all'interno del mio zaino, ovviamente il passaporto con la carta d'identità, e nelle tasche anteriori power bank da 20.000 mAh, quindi un power bank abbastanza potente. Inoltre porto sempre con me la penna dell'iPad, poiché da un paio di anni sono passato completamente al digitale con le partiture, quindi studio chitarra soltanto dall'iPad. La penna è indispensabile per poter studiare. Inoltre porto un paio di cuffiette economiche in-ear che a volte utilizzo per montare video quando sono in giro. Le preferisco con il cavo perché sono un po' nostalgico e old school. Nastro isolante, in realtà, ragazzi, questa è la cosa più importante, non può mancare in nessuno zaino. E poi, oddio, c'è un po' di roba: cavetto della tastiera, cavetti di alimentazione vari, un caricatore. In questo caso avevo un adattatore UK per la mia scheda audio, adattatore italiano, 2 batterie Duracell perché possono sempre servire, poi una penna Bic nel caso siate nostalgici, altro adattatore inglese, e ultima cosa delle hub USB per poter avere appunto collegati tutti i dispositivi al MacBook. Mi sono completamente dimenticato di farvi vedere una cosa importantissima che porto dietro, di cui ho parlato anche nel video precedente, ovvero il rialzo per il mio MacBook. Come potete vedere è piccolissimo,
ma aprendolo avete un supporto su cui poggiare il computer. È davvero difficile fare delle scelte e dire ok, porto questo e rinuncio a questo, però devo essere sincero, in questo mese non mi è mancato quasi nulla. Nel caso ci saranno degli aggiornamenti, delle ottimizzazioni nel mio zaino da viaggio, le condividerò con voi, e tutta la strumentazione che ho presentato nel video la trovate in descrizione nel caso volete dargli un'occhiata oppure avete intenzione di comprare qualcosa. Io vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo video. Se avete qualche suggerimento che volete darmi affinché possa migliorare la mia strumentazione in viaggio, lasciate un commento, e se avete qualcosa da chiedermi contattatemi anche sui social. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, e io vado a mettere a posto tutto quello che ho cacciato fuori. Noi ci vediamo alla prossima.